Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Mario Dedo. Oggi vi mostrerò tutto sul nuovo mob di Minecraft, il Nautilus. Iniziamo con il Nautilus base. Eccolo qui ragazzi, come vedete il suo guscio ricorda la vecchia conchiglia di Nautilus che avevamo già in passato. Questo nuovo mob lo possiamo trovare in tutti gli oceani di Minecraft. Il Nautilus può attaccare qualsiasi mob, ma solo se viene provocato. Infatti proviamo anche noi ad infastidirlo e come vedete ci attacca anche violentemente. Invece il Nautilus attacca volontariamente il pesce palla, che poi alla fine è il suo alimento preferito. Inoltre il Nautilus è anche immune al veleno del pesce palla. Può essere addomesticato con i pesce palla o con secchi con pesce palla. Dopo averlo addomesticato è possibile anche nutrirlo con qualsiasi tipo di pesce o secchio con pesce. Lo possiamo dopo anche cavalcare mettendo una sella al nostro Nautilus. La sua meccanica di movimento è simile a quella dell'Epicast. Ha anche un movimento di scatto, infatti come vedete la barra della nostra esperienza verrà sostituita dalla barra di scatto e tenendo premuto il tasto del salto sarà possibile effettuare uno scatto con il nostro Nautilus. Quando viene cavalcato, chi lo cavalca riceve l'effetto fiato del Nautilus. Questo blocca completamente la barra dell'ossigeno. In questo modo ci permetterà di restare sott'acqua senza dover risalire per respirare. Per togliere la sella al nostro Nautilus possiamo farlo o attraverso l'inventario del Nautilus stesso o attraverso l'uso delle cesoie. Possiamo anche far accoppiare due Nautilus adulti o attraverso il pesce palla o con dei secchi di pesce palla. Andiamo subito a provare la riproduzione con due Nautilus adulti ed ecco a voi abbiamo il cucciolo di Nautilus. Questo ha un'estetica e un modello leggermente diverso da un Nautilus adulto e anche i suoni saranno unici. I cuccioli inoltre possono essere nutriti con qualsiasi tipo di pesce o secchio con pesce. In questo modo possiamo velocizzarne la loro crescita. Possiamo farci seguire da un Nautilus portando o in mano del cibo o attraverso il guinzaglio. Quando si trova sulla terra il Nautilus subirà danno da soffocamento fino alla sua morte. Uccidendo un Nautilus abbiamo una probabilità bassa di ricevere una conchiglia di Nautilus. Con l'aggiunta di questo mob avremo più possibilità di avventurarci nei fondali marini e più facilità nel costruire edifici sott'acqua. C'è anche una variante del Nautilus, stiamo parlando del Nautilus zombie. Lo si può trovare facilmente tra le rovine degli oceani, come vedete ha una colorazione diversa e si genera cavalcato da un annegato con un tridente. Si comporta in modo simile al Nautilus che abbiamo visto prima, tranne per il fatto che questo non può essere accoppiato. Possiamo naturalmente addomesticarlo e cavalcarlo con la sella, ma dobbiamo prima liberarlo dall'annegato con il tridente. Rispetto al Nautilus normale, nuota più velocemente. Il Nautilus zombie non subirà danno da soffocamento sulla terra, ma si brucia alla luce del sole, come avviene per i classici zombie. Alla sua uccisione rilascerà carne marcia come altri mob tipo zombie. L'ultima variante, la più rara di Nautilus, è la variante corallo. Questa si può trovare solamente negli oceani caldi e stiamo parlando del Nautilus zombie coral. Infine abbiamo le armature per i Nautilus.
C'è quella in rame, ferro, oro, diamante e nederite. Queste armature possono essere aggiunte sia ai Nautilus normali che quelli zombie. Importante però, devono essere addomesticati. In questo modo andiamo ad aumentare la loro salute. L'armatura aggiunta a un Nautilus zombie impedisce di bruciarsi alla luce del sole. Per togliere l'armatura o possiamo farlo attraverso l'inventario del Nautilus o attraverso le cesoie. Un'altra particolarità è che tutte le armature, tranne quelle nederite, non è possibile craftarle. Infatti possiamo solamente trovarle nei relitti, nei tesori sepolti o nei bauli delle rovine oceaniche. Per quelle nederite invece abbiamo bisogno del tavolo del fabbro e inserire all'interno armatura in diamante, schema di forgiatura e lingotto di nederite. Ok ragazzi, adesso che sappiamo tutto sul Nautilus, io vi posso salutare, ma vi ricordo come sempre like a questo video e iscrizione al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!